Vediamo che il Jolly prende il largo. Chi? Andremo a vedere come dipingere la faccia di Capitan America. Oggi in fretta, dai, su, andiamo? Andiamo? Benvenuti a tutti sul nuovo video di PictArt Miniature. Io sono Elisa. Io sono Fabrizio. E oggi andremo a vedere come dipingere l'incarnato di un volto. Nello specifico andremo a vedere come dipingere la faccia di Capitan America. Ma prima di andare a vedere come si fa, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di venirci a trovare anche su Instagram, dove pubblicheremo nei prossimi giorni il progetto completo. Beh, vi lascio al video così ve lo vedete subito. Oggi in fretta, dai, su. Andiamo? Andiamo? Forza. Vediamo che il Jolly prende il largo. Chi? Il Jolly. Cos'è? Una nave. Sono il Titanic. Per dipingere questo volto vado a prendere come riferimento un'immagine che ho trovato su internet. Poi preparo la wet palette che era già preparata e usata ovviamente, ma c'è ancora spazio. Prendo un pennello abbastanza grosso in modo da poter stendere la base in maniera molto veloce e poi preparo il primo colore di base utilizzando un marrone insieme a una punta di nero. Voglio partire da una tonalità abbastanza scura per poi procedere a livelli, andando ad evidenziare le zone più esposte e più illuminate, come gli zigomi, le tempie, il naso. Il colore che vado a utilizzare è comunque molto diluito. Ok, dovrò fare diversi passaggi, però in questo modo non vado a coprire i dettagli. Non importa essere precisi, l'importante è ricoprire tutta la superficie in maniera più omogenea possibile. Saranno ovviamente necessarie più mani, però una volta steso il risultato sarà comunque uniforme. Una volta stesa la prima mano, vado a schiarire il colore che ho appena utilizzato col marrone. Poi comincio a restringere il campo andando a concentrarmi su quelle zone che ritengo che siano più illuminate dalla luce. In questo caso appunto gli zigomi, quindi la zona sotto gli occhi, le tempie, il naso e la fronte. Io ad esempio ho deciso di tenere una luce abbastanza frontale, quindi andrò a stendere il colore in maniera molto simmetrica. È possibile decidere di mantenere la luce anche più laterale, cioè più a sinistra o più a destra. In questo caso ovviamente dovrò concentrare la luce su una zona piuttosto che sull'altra. Ho deciso quindi di partire da un colore più chiaro per poi andarlo a schiarire, quindi procederò a livelli andando a schiarire man mano e andando a restringere il campo d'azione in modo da creare profondità nella figura. Una volta che sono andata a intensificare ulteriormente le luci andando a utilizzare direttamente il marrone sempre diluito, vado a schiarire ancora utilizzando il colore base della pelle e mixandolo sempre col marrone per creare una tonalità ancora più chiara ed evidenziare ancora di più i dettagli più esposti. Vado a ricreare anche alcune rughe di espressione, quelle che sono sulla fronte e quelle che sono in mezzo alle sopracciglia. Poi faccio un passo indietro, prendo il marrone che ho utilizzato all'inizio, lo diluisco tantissimo, vado a scaricare bene il pennello e creo una velatura su tutto il viso, in modo da andare ad attenuare le sfumature ed armonizzare il colore.
Procedo strato dopo strato, vado a rischiarire ancora ed evidenzio ancora una volta le luci. Mi rendo conto che può sembrare una procedura molto lunga e noiosa, ma vi garantisco che è un buon metodo per ottenere delle sfumature molto tenui ed effetto. Con un colore più scuro vado a riprendere le ombre al lato del viso, quindi porto con il pennello il colore dalla zona più chiara verso l'esterno, in modo da attenuare ancora di più il distacco tra un colore o l'altro. In questo momento il viso della nostra miniatura può sembrare estremamente piatto, per cui andiamo a creare delle sfumature utilizzando una punta di viola e una punta di rosso, mischiati tra di loro e molto molto diluiti, per andare a creare delle velature. L'importante ora è diluire bene il colore e scaricare bene il pennello su un fazzolettino di carta. Poi mi concentro su alcune zone, ad esempio la zona sotto gli occhi, quella vicino alle tempie, dandogli una sfumatura un pochino più rossastra. Per andare a armonizzare ulteriormente il colore utilizzo una tonalità di pelle più giallognola e con la stessa procedura vado a intensificare il colore sulla zona della fronte e sulla zona degli zigomi. È giunto il momento più delicato, cioè andare a colorare gli occhi. In questo caso vado assolutamente a cambiare il pennello. Prendo un pennellino di precisione, questo credo sia uno 0 se non addirittura uno 00, e con un grigio molto tenue vado a dare la base degli occhi. Poi mixo tra di loro una punta di nero e 2 tonalità d'azzurro per andare a creare il colore dell'iride. Infine, con tanta pazienza e un punticino di nero, vado a creare la pupilla. Passato questo momento tragico, mi concentro finalmente sui capelli. Andrò a creare 2 tonalità di base diverse per i capelli, una più scura per le zone meno illuminate ed una più chiara ovviamente per le zone che sono più esposte alla luce. Con il tan earth e il black mixati assieme vado a creare quindi un marrone più scuro per le zone più in ombra, andandolo poi a schiarire per stenderlo sulle zone più illuminate. A differenza del viso, che non avevo necessità di essere precisa, ora sì, perché non devo assolutamente andare a rovinare il lavoro fatto fino adesso. Una volta stesa la base vado a intensificare tutte le luci. Come per il volto vado a restringere il campo, andando ad evidenziare le zone più illuminate. È molto comodo in questo caso utilizzare il pennello anche di taglio, in modo da andare a creare i filamenti dei capelli. Vado comunque a mantenere una zona più scura vicino all'attaccatura dei capelli, in modo da tenerla più in ombra e darle più risalto. Vado ad applicare le ultime luci con un beige. Cerco di essere ancora più precisa e ancora più selettiva, in modo da creare ancora più contrasto. Infine mi dedico al sopracciglio. Applico prima un colore più scuro per il fondo, poi con un pennellino di precisione vado a dipingere le ciglia. E ora godetevi il risultato finale.
Ebbene, come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al canale. Noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao!